Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, in questo video vedremo una tecnica per stimolare l'allargamento del nido senza usare nutrizione liquida, ma che avrà lo stesso effetto, se non migliore, della stimolazione liquida. Allora ragazzi, eccoci qua. Allora, su questo nido qua, intanto c'ho la prova del Candido Bee Nectar, quindi questa la devo portare avanti. Però su questo nido qua, che è su 4 telaini, oggi è il 14 di marzo, abbiamo il primo telaio di sponda, che l'ho già fatto saltare ovviamente, che ha anche un accenno di covata già opercolata. Poi questi tre qua sono tutti di covata. Abbiamo una buona popolazione di api. Io cosa ho fatto fino adesso? L'ho fatto saltare il telaino centrale di covata, come ho già fatto vedere nell'altro video. Se non l'avete visto ve lo metto lì in alto. Questo telaino centrale l'ho girato di 180 gradi in modo che la covata è sfalsata e la regina sia portata a riempirlo completamente di covata per il modo di covare speculare che già vi ho spiegato. Allora, questa tecnica qua va sempre bene, a patto che ci sia abbastanza popolazione per poi riscaldare tutta la covata. Va sempre bene da farlo in questo periodo qua, ma si può abbinare ad un altro modo di stimolazione, che è quello di usare i favi di scorte della stagione passata e di sforchettare o crepare l'opercolatura. Adesso qui la forchetta non ce l'ho, ma il risultato è lo stesso. Quindi prendiamo un bel telaio di scorte. Qua è una facciata di scorte, dall'altra parte non ho scorte, però abbiamo già una facciata di scorte, è discretamente pesante. Togliamo le api da sopra perché dobbiamo andare a operare sul telaio. E cosa facciamo? Adesso spero che si veda bene qua. Facciamo questa cosa qua. Andiamo a crepare l'opercolatura. Questo miele qua è durissimo, quindi sarà sicuramente edera. Andiamo a crepare così l'opercolo del miele, in questo modo qua. Quindi le api adesso avranno a sto punto un'alimentazione massiva, non di sciroppo, non di nettare, non di candito, ma bensì di miele, il miele che hanno fatto loro. Allora, questa tecnica qua ha diversi pregi. Ecco, adesso io questo lo vado a inserire tra il primo di sponda e il primo di covata, così. Qui abbiamo un telaio covato sui 2/3 in entrambe le facciate e lo metto così anche lui. Qui abbiamo un altro telaio covato sui 2/3 delle facciate che ho girato di 180 gradi, e qui abbiamo il primo che è già con covato percolato su una facciata. Ecco, noi qui abbiamo applicato non una ma due tecniche di stimolazione senza utilizzare una goccia di sciroppo. Quindi sia dal punto di vista di benessere delle api, sia dal punto di vista del portafoglio dell'apicoltore, sono due tecniche che vanno molto bene. E in più dicevo che la tecnica di usare il telaio di sponda a vecchio ha molti pregi. Uno è quello di avere un ricambio del miele vecchio, quindi quel miele vecchio viene dato per essere consumato alle api, quindi avremo un ricambio col miele vecchio che magari contiene anche residui di sciroppi che abbiamo dato nell'invernamento e via discorrendo. Due, abbiamo un effetto di stimolazione sulla covata e sulla regina senza usare sciroppi. E non ultimo, terzo, abbiamo anche allargato la famiglia in modo organico, quindi senza creare scompensi. Anzi, noi abbiamo allargato, abbiamo dato un nutrimento, quindi energia, per poi creare maggior calore alla camera di covate che noi adesso abbiamo allargato. Quindi è una cosa assolutamente in armonia
con quello che è il superorganismo. Un'altra cosa non da poco è che togliendo il miele vecchio dell'anno scorso, quindi magari che contiene anche sciroppi, che contiene mieli vecchi, andiamo a togliere anche quel pericolo di sporcare il miele che noi andremo a produrre fra un mese o poco più. Quindi togliendo il miele vecchio non correremo il rischio di andare a inquinare quel miele che andremo a produrre tra un mese. Ecco ragazzi, quindi in questo video ho fatto vedere l'altra tecnica per cominciare a stimolare le api. Se abbiamo la possibilità facciamo queste tecniche prima di dare degli sciroppi, delle nutrizioni liquide, perché vi ripeto sempre allo sfinimento che la nutrizione liquida è un bene se le temperature reggono, ma potrebbe trasformarsi in un problema se le temperature crollano o se il tempo peggiora, se dovesse piovere per diversi giorni e così via. Quindi ragazzi, un'altra cosa ragazzi che non vi ho detto nel video, il favo di sponda che io sono andato a crepare e mettere come presponda per stimolare l'avanzamento dello sviluppo dell'alveare, sono favi che io nell'invernamento, nel pre-invernamento, quindi agosto-settembre, avevo posizionato come sponde scegliendo i favi più ricchi di polline. Allora, quando noi abbiamo quei bei favi colorati ricchi di polline, che siamo magari a settembre o agosto, li mettiamo come sponda, non come presponda come sono di solito, ma li mettiamo di sponda, li facciamo caricare di nettare ed opercolare. Se riusciamo in questa operazione qua, poi sforchettandoli adesso, metà marzo, primi di aprile, avremo non solo una nutrizione massiva nettarifera o anzi di miele, ma avremo una nutrizione massiva di miele altamente proteico, quindi veramente una bomba per le nostre famiglie. Non è facile farlo, perché spesso poi viene consumato magari o serve per il sostentamento invernale degli alveari, però se riusciamo nell'intento di creare questi favi proteici durante il pre-invernamento, quindi ripeto, dopo il blocco di covata, fine luglio, cominciamo già a pensare di creare questi favi con le proteine da riempire di nettare o percolare, che poi serviranno da booster per la ripartenza, che sarà veramente una bomba atomica. Io ve lo garantisco, provate e poi mi saprete dire nella prossima stagione. Ragazzi, questi sono consigli veramente preziosissimi, dovete scolpirli sulla pietra e non dimenticarveli mai, perché sono veramente queste piccolezze, questi dettagli che vi permettono di avere alveari forti e pronti per il raccolto. Noi dobbiamo sempre fare il possibile per riuscire a tirare su al meglio le nostre api perché siano pronte. Poi il meteo, se ci è favorevole, faremo veramente tanto miele, altrimenti il possibile è sempre stato fatto. Ancora una volta ragazzi io vi saluto, iscrivetevi, abbonatevi, condividete, mettete like, fate tutto quello che dovete fare e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!